2, 1. Ciao amici del bosco, questo è un video dall'orto. Io sono sempre bloccata a casa, lontana dal mio bosco di Ogygia, ma c'è Carlo per fortuna che sta lavorando e questa è una stagione molto importante, non dobbiamo abbandonare l'orto, chi può, e questo è il momento di preparare le aiuole, di fare le semine, di fare i trapianti. Oggi Carlo mi racconta dal suo orto una tecnica molto interessante per preparare un orto soffice e molto produttivo, che è la tecnica della doppia vangatura. Questa è la miglior lavorazione che abbiamo utilizzato qui nell'orto, quella che è stata più produttiva in assoluto e per quanto molto impegnativa e abbastanza faticosa, decisamente ne vale la pena. I risultati sono stati decisamente ottimi. La lavorazione con la doppia vangatura o di biointensivo si fa con una tecnica molto precisa che adesso vi mostro. E iniziamo con la vanga. Ed iniziamo da una striscia di terreno, possibilmente già priva di erbe, larga più o meno quanto la vanga. La tagliamo a fette, utilizziamo la tavola dove sono in piedi per evitare di compattare il terreno e continuiamo ad affettare la nostra torta fino a che non arriviamo al limite e a quel punto dividiamo la nostra striscia di terra in 4-5 fette a seconda di quanto è larga e qui c'è la vera differenza tra la lavorazione del biointensivo e una comune vangatura, ovvero qui non ribaltiamo il terreno ma cerchiamo nei limiti del possibile di traslarlo senza far mischiare ciò che sta sotto con ciò che sta sopra. In questo modo, a seconda della consistenza del terreno, questa parte verrà più o meno bene. Qui diciamo che non è semplicissima, però riusciamo abbastanza con successo a non muovere la parte sia di suolo che di microrganismi che vivono in un ambiente più umido, fresco e in carenza di ossigeno, spostarli in una parte superiore in contatto con la luce del sole e con l'ossigeno, cosa che li ucciderebbe. E adesso esce fuori l'ingrediente segreto. Carlo inserisce il carbone nella terra, il biochar. In un altro video vi farò vedere appena possibile, lo preparo, promesso, vi farò vedere come si prepara anche questo speciale carbone vegetale da interrare nell'orto. E adesso, dopo che abbiamo mosso la nostra striscia di terra, è il momento di aggiungere il carbone, un biochar, ovvero un carbone attivo. Questa è la dose che abbiamo selezionato, che corrisponde a circa 2,5 litri a metro quadrato. La spandiamo su tutta la superficie della nostra striscia e poi lo interriamo con la forca. E qui è il motivo per cui questa tecnica si chiama della doppia vangatura, perché non solo lavoriamo il terreno alla profondità della vanga, ma scendiamo ancora, fin dove è possibile, alla profondità della forca, muovendo in cerchi il terreno, arieggiandolo senza ribaltare gli strati e incorporando il biochar in profondità, prima per una direzione e poi nell'altra direzione. Importante lavorare anche i bordi della nostra trincea, cercando di non creare un vaso, ma dare spazio alle radici di crescere anche fuori, e questo per tutta la superficie della trincea. In questa ricetta per fare la terra buona per l'orto di certo non può mancare il compost, quindi una bella dose di compost. Bravo Carlo. E adesso è il momento di fare l'aggiunta del compost, che non viene fatta assolutamente in profondità, ma solo superficialmente, proprio perché la parte viva, la parte di humus deve formarsi sulla superficie del terreno e non in profondità, laddove in una situazione di anaerobiosi
andrebbe poi a creare delle marcescenze e delle cattive fermentazioni. Nella nostra superficie lavorata con il terreno spostato aggiungiamo il compost. Anche qua abbiamo trovato una dose, nel nostro caso si tratta di 4,5 litri di compost per metro quadro. E una volta fatta questa aggiunta utilizziamo questo strumento per interrare il compost di modo che i raggi solari non lo rovinino e per livellare il terreno. Guardate che terra soffice che si forma. Quindi nella tecnica del biointensivo noi abbiamo un'aggiunta di carbone in profondità, un'aggiunta di compost in superficie, arieggiamo il terreno. E qual è la caratteristica fondamentale di questo suolo? Ve lo faccio vedere, è la sua sofficità. Se volete altri video dal mio inviato dall'orto, scrivete qua sotto nei commenti Carlo, così lo convinciamo a mandarci altri video dall'orto. Grazie di aver seguito questo video, siamo anche a disposizione per vostre domande, quindi lasciate commenti, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Ciao!